Ok, eccoci qua. Packaging buono. Contenuto del packaging: due duse ago da 0,4 e 0,15 e poi due bicchierini da 2 e 5 ml. Andiamo ad aprire. Scatola in plastica, libretto di istruzioni, garanzia. Questo poi con calma ce lo leggiamo. Allora andiamo ad aprire. Ci sono due aperture qui. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo il cap per fare le linee appoggiate, fare linee dritte, un puntale fineliner. Qui abbiamo una brucoletta per svitare qui, dopo vi faccio vedere, un bicchierino da 0,5 con tappuccio bucato per l'aria, una duse da 0,4 mm con ago e cappuccio e infine l'aerografo. Pesantino, presente la qualità, con un'altra boccetta qui che si può sostituire. Fatto molto bene, materiali solidi. Per qui abbiamo un cappuccio per proteggere la punta, la regolazione del fine corsa che può essere anche a pressione. Quindi noi ad esempio qui impostiamo le varie misure, sono scritte 2, 3, 4, 5, 6. Così abbiamo il grilletto libero, abbastanza bella la corsa, non ci sono intoppi. Se andiamo a premere qui è ancora battuta perché è libero, qui siamo alla misura più piccola. Se andiamo a stringere il grilletto si blocca, vedete, non va più indietro. Questa è un'aerografo a doppia azione, quindi premendo esce aria e andando indietro esce il colore. In questo modo, con questo dispositivo, riusciamo a limitare la fuoriuscita del colore. Tirando indietro lo sblocchiamo, quindi abbiamo in memoria sempre la posizione che vogliamo. Il montato ci dovrebbe essere la duse da 0,15, quindi per righe ancora più dettagliate. E andiamo subito a provare. Qui possiamo togliere il cappuccetto, questa è la punta, e mettiamo il suo cap. L'ago è molto piccolo, si vede. Ok, questo è il cap dello 0,15. Accendiamo il compressore. Innanzitutto vediamo se esce l'aria. Ok, adesso dobbiamo dare un po' più di pressione. Ho visto che ci sono le istruzioni in italiano. Vorrei cercare se è indicata la pressione da mettere sul compressore. L'aria compressa consigliata a seconda del colore base 1,5 3 bar. Noi qui sul compressore adesso siamo a 3 bar. Abbassiamola un po'. Una via di mezzo. Così siamo a 2,5. Proviamo così. Carichiamo un po' di colore. Allora facciamo una prova con questi colori della Timbertech. Questo è nero Mars, una girata. Allora il tratto è buono, forse un po' sgranato, forse un po' di diluizione, una goccetta ce l'andrei ad aggiungere, però l'aerografo spuzza veramente bene. Però al volo si comporta proprio bene, ci piace. Vado ad aggiungere una goccetta di diluente, anche questo il diluente della Vallejo Airbrush Thinner, proprio una goccia, pure due, no? Pure tre. Spettacolo raga, bello. Proviamo ad andare con il blocco. In questo modo possiamo fare tutte sfumature. Niente male. D'altronde è quello che ci si aspetta da un aerografo di fascia alta. Io voglio far vedere sta riga quanto è sottile. Sembra fatta a matita. No raga, impressionante. Calcolando pure che il colore è miscelato proprio a schifo, non l'ho manco mischiato. Bello. Beh, a differenza con le cose cinesi si sente, Passiamo proprio a un altro livello. Bel prodottino. Andiamo a fare una piccola pulizia. Stando attenti a non andare sul lago.
Poi andiamo a mettere un po' di cleaner. Ok raga, sono andato a dare una pulita a sto coso che faceva veramente schifo. Gli ho dato una lavata, ho controllato il filtro. Adesso carichiamo il diluente che avevo messo qui. E infatti esce pure meno fumo adesso, vedi? Ho rimesso a posto il filtro. In questo modo, attappando la punta, facciamo uscire un po' di goccioline e diamo una pulita alla coppetta. Pulita, comando, fate sempre pulizia perché sennò io andrei a smontarlo. Innanzitutto, per vedere come è fatto la prima volta che lo smonto, lo facciamo insieme. Stacchiamo il compressore. Allora, per smontarlo ci servirà la chiavetta che è in dotazione e svitiamo il retro. Dovete fare attenzione, senza la chiavetta si svita anche questa parte qui e c'è il rischio che l'ago viene storto. Invece noi svitiamo solo il cap che non ha bisogno di pulizia. Allentiamo l'ago, lo tiriamo un pelino indietro per non farlo uscire da qui e smontiamo il cap che è a vite e dentro c'è anche, vedete, questa è a pressione, dovete fare molta attenzione a questo che non si storca. Adesso l'ago lo facciamo uscire da davanti in modo che non andiamo a sporcare questa parte col colore. Queste altre parti non serve che le andiamo a pulire perché saranno sicuramente pulite, volendo possiamo anche smontarle, giusto per prova. Sempre con la chiavetta andiamo ad allentare questo pezzo qui e lo tiriamo fuori. Questo è il grilletto, c'è un taglio che indica la posizione per andare avanti. Smontiamo la coppetta, è già abbastanza pulita, e volendo c'è anche qui, si può smontare anche questo che c'è la guarnizione per la valvola, ma noi non lo andremo a smontare. Ci muniamo di cotton fioc, ci andremo a pulire tutto il foro interno qui, vedete, arriva fino qua. Se non sbaglio questo si svita anche, ma noi non lo svitiamo. Andiamo a pulire bene qui dentro, facendo attenzione alle guarnizioni. Questo è pulito, andiamo a pulire anche questo, perché i nomi tecnici li conosco, però è proprio sporco, vi consiglio di metterlo a bagno con il diluente. L'abbiamo usato una volta, quindi non è proprio sporchissimo. Un po' di vernice c'è sempre e noi la andiamo a rimuovere col cotton fioc. Pulita, anche qui ci siamo. Ora, questa è la parte più delicata. Andiamo prima con questo, puliamo dentro. Anche l'ago è una parte molto delicata, andiamo proprio ad allisciare, cercando di non piegarlo, facendo sempre un movimento verso l'esterno, perché se andiamo verso l'interno c'è il rischio che si incastra sulla carta e facciamo un casino. Invece noi facciamo in questo modo, diamo una pulita al corpo che è rimasto un po' bagnato. Dobbiamo montare il grilletto. Ok, lo teniamo indietro, inseriamo il pretensionatore e questo lo possiamo stringere. Rinseriamo la punta, prendendo attenzione con la sua sede, e riavvitiamo la punta sul corpo. Una volta avvitata la punta rinseriamo l'ago facendo, anzi guarda, lo mettiamo senza questo, così siamo sicuri di non andare a sbattere. Io già non ci vedo, con molta delicatezza. Ok, quando arriva senza spingere troppo, siamo battuta e reinseriamo questo e andiamo a stringere. Ora parte posteriore, vediamo, stringiamo qui la guarnizione. Il meccanismo funziona, la coppetta. Siamo pronti, mettiamo l'aria. In teoria potevo mettere anche l'ago quello un po' più grande per dare il fondo, però sì, facciamo questo cambio, così passiamo il fondo sulla statuina. Mettiamo questo che è un po' più grande con ugello, riapriamo tutto. Lo lasciamo un po' indietro, prima inseriamo la testa, 0,4, innesto rapido, con sede obbligata e avvitiamo. Possiamo far uscire la punta. E siamo pronti. Ci serve un posto per verniciare, quindi lo andiamo a costruire. Io di
direi di provare a dare un po' di fondo. Lo andiamo a dare su questa statuetta che è uscita stampata male, perché era finito il colore, ho dovuto interrompere la stampa. Ho provato a rimetterlo, ma qui c'erano troppi errori. L'ho annullata, ci facciamo le prove. Allora, il fondo è questo, non ci dice se va diluito, ma noi ci vediamo. Mettiamo un po' di gocce, ho messo questa quantità e voilà, diamo qualche colpetto di prova e già sembrerebbe uscire bene. Devo dire che questa succia parecchio, che essendo l'ugello più grande esce molta più vernice. Il fondo sembra già essere diluito bene, forse secondo me pure troppo. Allora facciamolo asciugare un po'. Non me ne ero accorto, però per farvi capire quanto pensano ai particolari su un prodotto di qualità, la coppetta è calamita, fatto bene. Devo dire ragazzi che anche con il colore questo aerografo si è comportato veramente bene, infatti non mi ha proprio deluso. Ho passato alcuni strati di colore, li ho anche sfumati, e ricreando anche l'effetto pelle. Questa era una statuina di God of War che era uscita male e mi sono molto divertito, non mi ha deluso, facile da usare, lo consiglio veramente a tutti, anche per chi comincia, perché se avete la disponibilità economica, dato che costa un pochino, io vi consiglio di cominciare con questo, perché cominciando con materiali cinesi, aerografi cinesi, magari perdete anche un po' la voglia. Se potete scegliete questo.